Ciao a tutti! Oggi vi mostrerò una ricetta spettacolare. Io sono un grande amante del sugo al ragù, quello tradizionale, ma cerco sempre alternative per ridurre il consumo di carne. Un giorno nel frigorifero avevo dei gamberetti che stavano per scadere e ho avuto un'illuminazione. Perché non utilizzarli al posto della carne macinata? Il risultato è stato un sugo eccezionale e ho deciso di condividerlo con voi. Ma logicamente in questo sugo c'è un ingrediente speciale e piccante. Siete pronti? Iniziamo! Innanzitutto ci tengo a precisare che per una ricetta eccezionale ci vogliono ingredienti eccezionali. Iniziamo con la passata di pomodoro, deve essere di qualità. E qui desidero aprire una parentesi. Sapete qual è il segreto per una passata di pomodoro dal sapore incredibilmente fresco? È semplice, eliminare il tempo tra la raccolta e la lavorazione. Perché normalmente i pomodori vengono raccolti sul campo e trasportati per chilometri dai camion verso le fabbriche. Ma ho trovato una passata che viene lavorata direttamente sul campo. Utilizzano una specie di fabbrica portatile, la parcheggiano sul campo e mentre raccolgono la lavorano. Questo significa che i pomodori vengono raccolti quando sono al massimo della loro maturazione, quando sono più dolci, più succosi e vengono lavorati all'istante. Il risultato è un gusto vivo, dolce e un profumo che sa davvero di pomodoro appena colto. E proprio per questo motivo non la si può fare tutto l'anno. Questa passata viene prodotta solo per poche settimane, durante il picco del raccolto in agosto. È un'edizione limitata che segue il ritmo della natura. Tra tutte le passate di pomodoro industriali, per me questa è la migliore. E non sono stato pagato da loro. Ma va anche benissimo la passata di pomodoro che preferisci tu. E meglio ancora se è fatta coi tuoi pomodori. Proseguiamo la lista. Maccheroni. Anche qui, quelli che preferisci. Gamberetti, crudi o cotti. Nel mio caso sono già cotti e sono di acqua dolce. MSC. Una cipolla, olio di semi, vino bianco, funghi porcini essiccati e polverizzati. Questo è il tocco segreto. Perché i funghi sono degli esaltatori di sapore naturali. Il famoso gusto umami. Sale, pepe, timo e qualsiasi spezia volete metterci. E infine, ma non da meno importante, il peperoncino, quelli che preferite. E infine dell'ottimo olio extravergine d'oliva aromatizzato al peperoncino. Mettiamo l'acqua a bollire. Nel frattempo trito la cipolla e la metto a rosolare in una padella con dell'olio di semi. Mentre la cipolla appassisce, trito grossolanamente i gamberetti. Devono avere una consistenza simile alla carne macinata. Io oggi uso quelli già cotti, ma potete tranquillamente usare quelli crudi. Appena la cipolla è dorata, è il momento di insaporire. Aggiungo il sale, il pepe, il mio amato timo e ora il mio segreto. Un paio di cucchiaini di polvere di funghi porcini. Non preoccupatevi, il sapore dei funghi porcini non si sentirà, ma esalterà in modo incredibile il gusto di tutto il piatto. Infine aggiungo i gamberetti e faccio rosolare bene il tutto. Quando i gamberetti sono ben rosolati, sfumo con un goccio di vino bianco e lascio evaporare completamente l'alcol. Ed è il momento della passata di pomodoro. Ricordatevi di controllare sempre che il tappo sia sottovuoto. E se volete approfondire il perché, vi lascio qui il video sulle conserve. Abbasso la fiamma al minimo e lascio cuocere per circa 20 minuti. Nel frattempo l'acqua bolle. Saliamo e buttiamo i maccheroni. La mia dose? Per un piatto e mezzo abbondante, perché quando un piatto è buono, il bis è d'obbligo. A cottura ultimata non scolo i maccheroni direttamente nella padella con il sugo perché sono troppi. Quindi farò il contrario mettendo il sugo nella pentola in cui ho cotto i maccheroni. Mescolo energicamente per farli insaporire alla perfezione. Adesso impiattiamo e per me un piatto così non è completo senza il piccante. Oggi scelgo i miei habanero essiccati.
e vi rimando al video per ottenerli perfetti e senza rischio di muffe. Ok, io li sbriciolo con le mani, ma mi raccomando, se non siete abituati alla capsaicina, usate un tagliere, un macina spezie o dei guanti. Fidatevi, eviterete di pentirvene amaramente. E non è finita. Un filo del mio olio piccante con super hot, timo e origano. Logicamente il tutto essiccato. Questo è l'olio perfetto per pasta e pizza. Ve lo garantisco. Buon appetito! Ricordatevi che il piccante, se dosato bene, non copre i sapori, ma li esalta. Il segreto sta nel trovare la vostra quantità ideale. E questo ormai è soggettivo. Per me, dopo quasi 10 anni, questo quantitativo è sufficiente. Ve lo garantisco, questa ricetta è fantastica. I gamberetti danno la consistenza del macinato e il gusto del pesce è un retrogusto delicato che vi sorprenderà. Ricordate che la qualità degli ingredienti fa sempre la differenza. Dalla cipolla alla pasta. Se usate prodotti eccellenti, il risultato sarà eccezionale, da fare invidia a un ristorante. Questi maccheroni raccolgono il sugo perfettamente, anche perché il sugo è bello denso e corposo. Il gusto e la consistenza sono davvero fantastici. Oserei quasi dire che questo sugo ai gamberetti lo preferisco al ragù. E per il bis? Proverò con un Madame Jeannette giallo. Questi peperoncini sono buonissimi. Ve li consiglio vivamente e vi consiglio vivamente di provare questa ricetta. Beh, spero di avervi fatto venire l'acquolina in bocca. Se provate questa ricetta, fatemi sapere che cosa ne pensate nei commenti qui sotto. Grazie per essere stati con me e piccanti saluti!